Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici più importanti di tutto il periodo, mentre nella seconda parte andremo a vedere la scansione temporale degli avvenimenti. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. Il Papa. Cari amici del Toro, la carta del Papa parla di ufficializzazioni. In molti casi potrebbe parlare anche di contratti e per qualcuno perché no? Magari sono contratti di matrimonio. Potrebbe anche parlare di quello che è una sorta di risveglio spirituale o di riconoscimento da parte della società, magari proprio di questa relazione o di questa situazione all'interno della relazione, ok? Diciamo che con la carta del Papa si va verso quello che è una presa di consapevolezza. Potrebbe anche essere che siate in un momento molto spirituale, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono di più nello specifico. Vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare ascendente e segno lunare. In descrizione trovate un link che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e nel caso vogliate contattarmi trovate anche la mia mail. Allora, partiamo con un 4 di spade, la carta della stella e la carta del 2 di coppe. Quindi direi che si parte bene. Allora, sicuramente con questo 4 di bastoni per molte persone arriverà quello che è un momento di riposo, un momento di ritiro, magari proprio spirituale, perché vi ricordo che abbiamo il Papa. Per qualcuno si potrebbe parlare di un ritiro in qualche clinica di disintossicazione, magari dallo zucchero o non lo so, dal cibo, non necessariamente deve essere qualche cosa di brutto come l'alcol o le droghe o comunque può anche essere semplicemente uno di quei ritiri spirituali, di quei corsi che si fanno tipo di 1 settimana. Sento che è come la necessità di prendervi questo momento per fondamentalmente ricaricare le pile, per rigenerarvi, per guarire, okay, tutto quello che probabilmente è stato in un passato. È una carta di guarigione fondamentalmente e anche la stella lo è, okay? Ehm, io credo che qui il senso di tutto questo sia che c'è qualcuno che ha un po' perso di vista quello che dovrebbe essere l'obiettivo. Nel senso che comunque, anche se il 4 di spade è una carta che parla di un ritiro spirituale, ai fini della guarigione, è anche una carta che ci illustra una persona sdraiata sotto 3 spade. Quindi è in una posizione scomoda. Sa che non è giusto che stia lì, però comunque sta. E per certi versi, vicino alla stella, la sento una una vibrazione un po' di rassegnazione, okay, come ripeto, come se ci fosse qualcuno che, o non riuscisse a puntare l'obiettivo, non riuscisse ad arrivare a quello che potrebbe essere, uhm, un obiettivo comune alla relazione, okay? Oppure è proprio una questione di speranza, di fiducia, del tipo sono così e non vedo altre vie di uscita. Però in realtà questo 2 di coppe voi ce l'avete molto forte. Avete comunque sento che molte persone in questo senso sono già in una relazione, okay, e nel caso in cui ma sento che sì, molte persone ce l'hanno, però nel caso in cui
non abbiate una relazione, diciamo, stabile in questo momento, con il 2 di coppe potrebbe proprio essere che arriva questa stabilità o questa relazione che voi state aspettando. E difatti qui abbiamo un bell'asso di denari che mi parla di un nuovo inizio, mi parla di quello che è un nuovo cammino, un nuovo percorso di vita. Per molti queste 3 carte mi parlano di qualcuno che entra in seminario. Probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno di fare proprio quello che è il seminario per diventare suora piuttosto che prete. Okay. Nel caso non fosse, la vostra situazione, l'asso di denari parla comunque della possibilità di avere davvero questo nuovo inizio. Sento che è un inizio concreto. Potrebbe essere un salto all'interno di questa relazione se ce l'avete già, oppure come dicevo prima, nel caso non abbiate nessuno, questo 2 di coppe fa ben sperare che arrivi qualcuno. Proseguiamo poi con un 5 di denari. Io credo che qui dobbiate lasciarvi indietro quello che è questa sofferenza, questa perdita, questa delusione che rappresenta il 5 di denari. E guardate, in realtà casca anche sotto la stella, quindi sento che, parla proprio di quello che è la perdita di qualche scopo, la perdita di un obiettivo, la perdita magari anche economica, finanziaria per qualcuno, una perdita a livello concreto, una perdita, della quotidianità. C'è qualcosa qui, diciamo, che mi fa pensare che manchi qualche cosa. Continuiamo poi con un 3 di pentacoli e con un 6 di bastoni. Andiamo a vedere ancora una carta per piacere, grazie. Okay, ne sono uscite 3 e le prendiamo tutte e 3. Allora, nella seconda linea, quindi, asso di denari, il 5 di pentacoli, terminiamo con questo 3 di denari. Io sento che qualche tipo di collaborazione, qualche tipo di che potrebbe anche essere la collaborazione che avete c con questo 2 di coppe, perché parla comunque di un'unione, di un accordo. Sento che questo tipo di collaborazione vi porterà a quello che è il successo, il riconoscimento, la presa di consapevolezza. È come se ci fosse qui uno scambio con qualcuno che non è detto che sia qualcuno di materiale, potrebbe anche essere semplicemente che, non lo so, mentre siete lì che state facendo meditazione, arriva magicamente quella che è l'illuminazione o la presa di coscienza di cui parlano queste 2 carte, Però per molti sento che è una persona di tipo fisico con la quale magari potrebbe essere un vostro collaboratore con il quale, vi confidate di tanto in tanto, insomma, e magari potrebbe aiutarvi a capire meglio la situazione, io credo, che avete all'interno della vostra relazione o, il tipo di emozioni che state provando è come se vi desse una mano a capirle e vi desse una mano ad uscire da questo tipo di situazione. E da lì infatti vediamo poi l'asso di denari. Terminiamo con un 6 di bastoni, che è la carta del successo ragazzi, è la carta della vittoria, è la carta di colui che guida le masse, come anche il Papa. Quindi vi dico, per molte persone si tratta di entrare in capo, prendere le redini in mano di quello che potrebbe essere la relazione o una determinata situazione tra 2 persone. Per altre si parla di arrivare a quello che è un contratto, quindi un matrimonio, un'ufficializzazione, una convivenza, un portare alla luce quello che potrebbe essere una relazione magari agli inizi un po' così con partenza incerta, si arriva veramente avete, ehm, un sacco di carte bellissime, perché poi c'è anche il 7 di, pentacoli, che in realtà parla di pazienza, parla di qualcuno che
riesce a mantenere un atteggiamento positivo durante l'attesa, perché questo ragazzo è certo che matureranno i frutti, quindi sta solo aspettando pazientemente. La carta del matto parla di nuovi inizi, nuove avventure, abbiamo un asso anche qui, quindi sicuramente qualche storia inizierà, qualche nuovo capitolo della vostra vita inizierà. Ripeto, per molti si tratta di matrimonio o comunque di un qualche tipo di riconoscimento che arriverà all'interno della relazione. O se non aveste nessuno, potrebbe essere che voi abbiate quello che è una sorta di risveglio di consapevolezza su come vedevate voi il modo di cioè su qual era il vostro modo di gestire una relazione. Però nel caso non abbiate nessuno, io comunque qui vedo un 2 di coppe, quindi potrebbe essere che magari sia proprio un vostro collaboratore, con il quale si crea questo tipo di unione. Dicevo che comunque con la carta del matto si va verso quelli che sono i nuovi inizi e guardate poi si termina la stesa con un 6 di denari, che è una carta super bella, è una carta che parla di equilibrio, è una carta che parla di un giusto scambio, parla di generosità, quindi si va verso quello che è l'equilibrio, Quindi la seconda parte del 2022 a livello di, movimenti importanti c'è questo salto, se vogliamo, ehm, a livello di ufficializzazione, di concretizzazione all'interno della coppia, della relazione che state vivendo o del modo in cui percepivate la relazione. Bene, andiamo adesso a vedere mese per mese come si scandiscono i movimenti energetici. Vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se per caso venisse fuori che una cosa succeda ad agosto, ipotesi, potrebbe per qualcuno succedere ad agosto, per qualcun altro a settembre-ottobre e invece per qualcun altro potrebbe già essere successa. Ok, andiamo a vedere mese per mese. Temperanza, 3 di coppe, 3 di denari al contrario, asso di bastoni, asso di denari e 2 di spade. Allora, si parte con la temperanza al contrario per luglio. Quindi qui c'è una sorta di disequilibrio e in realtà si può percepire già da questo 4 di spade, perché fondamentalmente sono 2, carte che parlano di guarigione. Quindi qui c'è qualcuno che sta cercando di guarire qualche tipo di ferita, oppure può anche parlare uhm, di un certo tipo di riassetto a livello mentale e emotivo, perché comunque la temperanza parla di portare in equilibrio la mente e il cuore. A luglio sento che questo equilibrio non c'è tanto, ma giustamente perché se avete bisogno di prendervi un momento per guarirvi, è anche logico che la temperanza sia al contrario. Ad agosto abbiamo questo 3 di coppe al contrario. Anche qui sento che potrebbe non esserci quello che è una celebrazione, quindi io credo che qui o si stia rimandando qualche cosa, oppure è nell'aria, ma ancora non si concretizza. Andiamo poi dopo a vederlo bene con i mini tarocchi. Il 3 di pentacoli era uscito anche qui ed è come se a settembre ci fosse la possibilità di creare qualche tipo di cambiamento a livello collaborativo magari, oppure potrebbe essere che si lascino indietro delle responsabilità. C'è qualcosa comunque a livello di collaborazione o responsabilità, che riguarda il mese di settembre. Ad ottobre, con questo asso di, bastoni al contrario, sento che si fa difficoltà a dare il là, a prendere il via, a dare il primo passo, se vogliamo, a quello che è il cambio di cui si sta parlando, Però guardate, qui avete l'asso di denari e avete l'asso di denari anche qui. Verso fine anno, verso novembre, c'è quello che è questo nuovo inizio che voi state aspettando. Anche se vi dico, a dicembre c'è questo 2 di spade che porta un po' di insicurezza, porta un po' di incertezze, di dubbi. Però comunque qui la stesa finisce bene, quindi
fa ben sperare. Adesso andiamo a vedere carta per carta, spiegando con i mini tarocchi che altri dettagli vi posso dare in più. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un cavaliere di spade al contrario, un cavaliere di pentacoli e un altro asso di denari al contrario. Allora, qui le cose si fanno interessanti perché per qualcuno si tratta di 2 persone diverse con le quali si arriva o parte a luglio, a livello di relazione. È un inizio che non è di tipo concreto e stabile e duraturo, proprio perché probabilmente ci sono 2 persone qui in ballo. Se non fosse questo il vostro caso, sento che questi 2 cavalieri al contrario potrebbero far riferimento proprio a 2 tendenze che voi avete e che portano questo disequilibrio di cui parla la temperanza, perché in effetti il cavaliere di spade è il cavallo con l'energia più veloce in assoluto del mazzo e questa è il cavaliere con l'energia più lenta del mazzo. Quindi è come se da un lato aveste questo istinto, questo impulso che vi dice: "No, okay, andiamo, vado avanti, faccio come dico io." E dall'altro lato c'è un altro impulso che dice: "No, ma aspetta un attimo, ponderiamo." Ed è da lì, perché viene questo asso di, denari al contrario, non si parte, non si va, non ci si decide, no, può essere nel farsi avanti con qualcuno, può essere nel prendere un certo tipo di posizione o direzioni nella relazione con qualcuno. Qualcuno sento che è proprio il fare difficoltà a fare il primo passo, nei confronti di una persona. Andiamo a vedere il 3 di coppe al contrario, per piacere. 3 ma un'altra volta il 3 di coppe al contrario e il 6 di bastoni al con ah no, c'era anche questa. Guardate, un altro cavallo. Sì, agosto proprio direi che questa cosa ancora non diventa ufficiale ragazzi, perché come energia il cavaliere di bastoni normalmente rappresenta, l'energia dell'amante, cioè della storia clandestina, diciamo così, no, e in effetti anche qui ci sono di nuovo 2 carte che, dovrebbero parlare di celebrazione, di festeggiamenti, insomma, che sono al contrario, quindi in realtà è come se la cosa ancora non fosse del tutto da portare alla luce. Non c'è ancora granché da festeggiare, c'è ancora questa energia mhmm, di forte passione, forte entusiasmo, ma è come se ancora le cose non fossero state palesate, non fossero state dichiarate in un certo modo. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Chiaramente dovrete scrivermelo verso luglio-agosto. Okay, andiamo a vedere il okay, grazie. Allora, abbiamo la carta dell'eremita e un 5 di bastoni per spiegare il 3 di pentacoli al contrario. Anche la carta dell'eremita è al contrario e io credo che qui si parli di quello perché, come vi dicevo, il 3 di pentacoli parla di collaborazioni e qui l'eremita, essendo al contrario, parla di qualcuno che non è solo o non vuole stare solo, ma considerate che è la stessa energia del 4 di spade, quindi qui c'è la necessità di stare soli, probabilmente di staccarsi da quello che è una collaborazione, magari col proprio partner o magari, non lo so, avete un progetto insieme che non riuscite a gestire bene e per cui si creano dei conflitti e sono i conflitti di cui mi parla il 5 di bastoni. Quindi sento che verso ottobre ci sarà un attimino da prendere le distanze, secondo me, da quello che potrebbe essere la relazione o la situazione all'interno della relazione, perché ci sono dei piccoli conflitti. La carta dell'eremita in realtà ci dice che voi avete tutta la saggezza e l'esperienza per affrontare questo tipo di situazione, questo tipo di anche isolamento per qualcuno. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, per piacere, grazie. Asso di spade. Abbiamo un 9 di bastoni, la regina di bastoni e un 8 di bastoni. Un altro asso, devo dire, è il terzo, solo in questa parte della quarto, perché c'è 2 volte l'asso di pentacoli, 3 con quello là. Comunque qui si tratta di tagli netti. Io sento che verso l'autunno, ragazzi, qui cambierà qualche cosa. Probabilmente si lasceranno dietro i conflitti, qualcuno darà un taglio netto, qualcuno penserà prima a proteggersi, prima a creare quello che è il proprio potere personale,
per poi, guardate, ci sono 2 carte di comunicazione. Qui qualche cosa o vi verrà detto o sarete voi a comunicare una vostra presa di posizione, come vedevamo prima con la temperanza al contrario. Quindi sento che a ottobre qualche cosa cambierà. Prima c'è bisogno di io credo che l'asso di bastoni sia girato al contrario, nel senso perché si sta meditando che tipo di azione fare. Qui si sta facendo chiarezza mentale, si sta cercando di proteggersi, di riacquisire il proprio potere personale prima di dare delle notizie, prima di fare delle comunicazioni, prima di spostarsi, okay? Andiamo a vedere l'asso di pentacoli per piacere, grazie. Wow, un altro asso, asso di bastoni un'altra volta che era uscito qui e la carta del mondo. Quindi ragazzi, a novembre vi cambia la vita. Se per caso vi sposate, almeno mandate i confetti. Comunque, a novembre vi decidete se questo periodo o l'eremita con il 4 di spade, che potrebbero rappresentare un altro periodo, vi servivano per strutturare, per organizzare, se vogliamo, quello che poteva essere il piano di movimento, a novembre iniziate a muovervi. Avete la carta del mondo, parla di compimento. Nel caso stiate cercando dei figli, potrebbe essere un ottimo periodo per concepire. E abbiamo, guardate, un asso è una carta numero 21 che parla di chiusura cicli, inizio cicli. Quindi sento che a novembre davvero cambierà in meglio, in modo anche molto veloce, per qualcuno in modo passionale. Vi dirò che potrebbe anche essere, nel caso non abbiate nessuno e nel caso ci sia questa difficoltà, se vogliamo, non lo vedo per molti, ma io comunque lo dico. E nel caso ci fosse appunto, dicevo, questa difficoltà a trovare un equilibrio con potenzialmente uno di questi 3 cavalieri, potrebbe essere che per qualcun altro questa regina di bastoni, rappresenti una persona che entra nella vostra vita verso ottobre. Per qualcuno io credo che ci potrebbe essere la possibilità di conoscere già questa persona e che arrivi una verità da parte di questa persona che vi faccia iniziare quello che è tutto questo percorso di assi e mondo. Andiamo a vedere però perché avete questo 2 di spade, di che cosa non vi fidate, che cosa non vi convince a dicembre. Il diavolo al contrario, la regina di denari e il giudizio. Allora, considerato che abbiamo sia l'asso di spade che l'8 di bastoni, avendo anche la carta del giudizio, qui può essere veramente che che ci sia stata una notizia, un risveglio spirituale, per qualcuno è molto forte. Qualcuno si è reso conto probabilmente di qualche dinamica. Qualcuno qui si è reso conto di qualche tipo di, evento, reazione, che probabilmente è stato un po' troppo condizionato con questo diavolo e potrebbe essere che possa essere condizionato da questa regina di pentacoli. Diversamente potrebbe essere anche questa una persona che entri nuovamente nella vostra vita e magari metta in crisi tutto quello che era il bell'inizio che avevate avuto con questa regina di bastoni. Però ragazzi fate attenzione perché c'è il diavolo ed è per quello che ci sono i dubbi, c'è qualche tipo di condizionamento. Cioè, in questo caso è al contrario, quindi è proprio un po' ben tossica questa energia. Fate attenzione alle manipolazioni, ma sento che voi, avendo la carta del giudizio, terrete gli occhi ben allerta. Nel caso stiate cercando un bambino, come vi dicevo, la fine dell'anno potrebbe essere propizia, ma fate attenzione perché
ho la regina di denari, che in molte letture rappresenta una donna incinta, e il diavolo. Per qualcuno potrebbe risuonare una sorta di manipolazione all'interno di quello che è questa situazione inerente alla maternità. Ok? Scrivetemi poi se avete piacere, perché sono argomenti un po' delicati, quindi mi rendo conto, non lo so, prendetelo come vi risuona. Però potrebbe essere che qui qualcuno si renda conto di essere stato un attimino condizionato, forzato. Vi dico che la carta del diavolo normalmente è una schiavitù volontaria, quindi è un po' come la carta del masochista che vi dicevo qua all'inizio. Questa persona sa di non star bene sdraiato sotto le spade, ma sta lì. Vuoi perché non ha possibilità di spostarsi, vuoi perché economicamente non ce la farebbe da solo, vuoi perché a livello emotivo non ce la farebbe da solo. Però comunque sta di fatto che sa di essere in una situazione che non gli fa bene, ma resta lì. Ed è un po' la stessa sensazione che ho vedendo questo diavolo, no? Perché il diavolo, ripeto, è una schiavitù che si sceglie, nessuno ci punta una pistola alla testa nel rimanere in una determinata situazione, è sempre una nostra scelta. Però guardate, nonostante ci sia questo 2 di spade, comunque alla fine avete la carta del giudizio, avete la carta del risveglio spirituale. Qui prenderete consapevolezza di qualche cosa inerente magari alla relazione, inerente le dinamiche all'interno della relazione. Se non avete nessuno, potrebbe essere che vi rendiate proprio conto delle vostre dinamiche, che potrebbero essere tossiche, o delle dinamiche dell'altra persona, che all'inizio sembrava tutto rose e fiori e poi magari dopo un mese e mezzo che vi frequentate dite ma aspetta un attimo, non è così bello come sembrava. C'è quello che è una presa di consapevolezza, che sia all'interno di quella specifica relazione o del vostro modo di vivere l'amore, comunque capirete qualche cosa di molto importante. Andiamo a vedere con gli angeli del cuore. Però anche qui si va verso quello che è l'equilibrio, si va verso quello che è un nuovo inizio, ok? Quindi alla fine, guardate, è un percorso interiore, però anche qui avevate il mondo, l'asso di denari. Non vi fate condizionare da questo condizionamento del diavolo, ok? Avete comunque la carta del giudizio. Si tratta di sapere già nel vostro interno qual è la cosa giusta, anche se non vedete tutto, basta seguire l'istinto fondamentalmente. E comunque abbiate fede perché la carta del giudizio è rappresentata con un angelo e quindi nella maggior parte delle volte vuol dire che c'è qualcuno nei mondi sottili che comunque vi sta guidando, ok? Andiamo avanti e vediamo una carta da parte degli oracoli degli angeli del cuore. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale, davvero, grazie di cuore. Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Sì, in effetti vedo che ci sono tanti denari qui, 6 di denari, 7 di denari, 5 di denari, 3 di denari e anche in asso di denari qua sotto che è rimasto. E anche da questo lato direi che ci sono tanti denari, quindi potrebbe essere che questo tipo di condizionamento sia proprio dovuto a una questione di potere economico per qualcuno. Il fatto magari di non riuscire a muoversi come si vorrebbe perché non si ha tutto quella, non so, volete organizzare una cena voi, magari avete il conto in comune, volete prenotare, non lo so, una vacanza, ma non lo potete fare perché l'altra persona poi controllando il conto magari si rende conto e non potreste fargli la sorpresa, ecco. Può anche essere una questione di questo genere il diavolo, non deve esser sempre necessariamente qualche cosa di tragico. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi auguro una seconda parte del 2022 piena di amore. Spero che tutte queste persone che si vedevano nella lettura, che possano portarvi comunque,
pace, soddisfazione, insomma felicità, per quanto anche qui vedo che state guarendo, quindi siete sulla buona strada, okay? Intanto vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.